Don't Look Up. Di cosa parla veramente questo film? Salve a tutti, questo video potrebbe fare lo spoiler del film Don't Look Up. Se non lo avete ancora visto, il consiglio è quello di spostarvi su qualsiasi altro titolo del mio canale. Iniziamo con il tradurre il titolo. Don't Look Up significa non guardare in alto. Questo, di base, è l'ennesimo film legato alla fine del mondo. Il tema scelto è quello dell'asteroide che colpisce la Terra, già visto in passato in film come Armageddon, Deep Impact, Meteor. La differenza rispetto ai film precedentemente girati è che si parla molto del retroscena scientifico e politico che avviene durante la scoperta del meteorite. Ecco un riassunto in breve del film. Una bravissima Jennifer Lawrence scopre una nuova meteora che entra nel sistema solare e il suo supervisore, interpretato da Leonardo DiCaprio, ne calcola la rotta. Dopo la gioia iniziale della scoperta arriva il terrore, visto che i calcoli riportano alla collisione della meteora con la Terra in circa 6 mesi. Vengono avvertite le autorità di questa terribile scoperta. Altri scienziati riconfermano quanto detto inizialmente e con la massima urgenza viene avvertito il presidente degli Stati Uniti, interpretato da Meryl Streep. Qui avviene il primo blocco. Scienza e politica si incontrano. Il presidente, prossimo alla nuova campagna elettorale, valuta che non sarebbe opportuno creare allarmismo durante le elezioni e non considera quindi la gravità della situazione. In qualche modo gli scienziati provano a diffondere la notizia rivolgendosi alla televisione. La reazione però non è quella sperata. I pochi che vedono la trasmissione sono più interessati alle notizie futili proposte da vari influencer che quelle allarmistiche dei due scienziati scopritori della meteora. Dopo uno scandalo presidenziale che vede compromessa la campagna elettorale, viene deciso di distrarre la popolazione reinserendo l'idea del meteorite inizialmente scartata. Il film sembra arrivare alla soluzione finale. Il presidente degli Stati Uniti sceglie un eroe che guiderà la missione suicida verso il meteorite che dovrà essere bombardato utilizzando satelliti dismessi e Space Shuttle. Soluzione studiata per la difesa della Terra già anni prima. Tutto procede per il meglio. I media sono avvertiti di tale pericolo. La comunità scientifica è accolta dal mondo con interesse. Tutto è pronto per il lancio che salverà l'umanità e soprattutto la campagna elettorale del presidente. A questo punto mi aspetto che l'eroe scelto arrivi sul meteorite e faccia qualche atto adatto alla sua parte. Invece tutto viene annullato. I razzi tornano sulla Terra con il grande stupore del mondo che non sa cosa stia accadendo. Poco dopo si viene a conoscenza che un gruppo di scienziati che lavorano per un'azienda privata scopre che il meteorite è ricco di materiali preziosi, utili all'economia e alla tecnologia. Quindi la soluzione non doveva essere quella di deviare il meteorite perdendo tali beni, ma quella di gestire l'impatto aiutandosi con una tecnologia nuova e mai testata per poter raccogliere tali materiali preziosi. Questa nuova missione viene sponsorizzata dallo Stato americano come una grande opportunità per creare nuovi posti di lavoro, per debellare la fame nel mondo e soprattutto viene detto che andrà tutto bene e di fidarsi della scienza. A questo punto del film avviene la divisione tra la popolazione. Troviamo i negazionisti che non credono al meteorite, quelli che credono alla fine del mondo e quelli che invece si fidano ciecamente della politica e dei vari media che pubblicizzano una nuova vita, fatta di ricchezza e sicurezza. Anche la comunità scientifica prende strade diverse. Qualcuno rimane fedele a se stesso e alle proprie scoperte, mentre altri vengono abbagliati da idealismi diversi. Nel frattempo, i personaggi reputati scomodi vengono eliminati, togliendo così voci fuori dal coro della politica. Tutto cambia quando il meteorite appare nel cielo. Sempre più persone capiscono della gravità della situazione e che forse sarebbe stato meglio agire prima. I politici continuano con il loro lavoro di distrazione di massa, dicendo appunto di non guardare il cielo, don't look up, negando l'evidenza che ormai è palese. Tutto è pronto per il lancio dei droni sperimentali creati per sbriciolare la meteora. In breve, tutta la missione fallisce. Il meteorite, ormai vicinissimo alla Terra, è ancora integro e pronto all'impatto. Un gruppo di uomini potenti si rifugia su di un'astronave che cercherà un nuovo pianeta su cui vivere,
mentre la popolazione terrestre è lasciata a morte certa. Il film termina con la distruzione della Terra e con l'arrivo dell'astronave su un nuovo pianeta da esplorare. Vediamo però di cosa parla veramente questo film, almeno secondo la mia opinione. A mio avviso, parlare di un meteorite, di un virus o di qualsiasi altra forma di crisi globale non fa differenza. Questo film vuol fare una critica a tutto il sistema mondiale che governa e comunque di come l'essere umano si fa ingannare facilmente. Gli interessi economici sono alla base di qualsiasi azione fatta dai potenti. Nel film si preferisce un'azione sperimentale utile ad arricchire un'azienda di cellulari che non agire preventivamente con protocolli già testati e quasi sicuramente funzionanti. Meglio un rischio calcolato che una soluzione sicura. La cosa veramente stupefacente del film è data dalla reazione della popolazione. Troviamo i negazionisti, quelli che credono ciecamente alle parole dei governanti, anche se vengono presi palesemente in giro da essi, e quelli che ancora pensano con la propria testa e quindi non sono ben voluti dal resto della società. Situazione molto attuale. In tempo di crisi sappiamo che serve la famosa figura dell'eroe, uomo autoritario che ispiri fiducia, che abbia un grado militare riconoscibile anche dai bambini. Ci vuole proprio un generale, più abituato a eseguire ordini che a pensare con la propria testa. Quest'uomo pronto a sacrificarsi per il bene della patria e che stimoli l'orgoglio da parte di tutti i cittadini. Alzi la mano chi nota similitudini con la realtà attuale. Bellissima la parte finale del film, quando il presidente ripete di non alzare la testa, negando l'evidenza in maniera palese. Un meteorite ci sta per cadere addosso, ma voi non alzate la testa. Come per dire, fidatevi ciecamente e non pensate con la vostra mente. Ricordiamoci che camminare a testa alta vuol dire fidarsi di noi stessi, sapere chi siamo e cosa vogliamo. Altra frase che viene ripetuta molto spesso è quella di "andrà tutto bene" e casualmente viene ripetuta proprio nel momento in cui tutto sta fallendo e il meteorite, ormai fuori controllo, sta per schiantarsi sulla Terra. Tutto fa riflettere che questo film sia girato per avvertire la popolazione di ciò che sta accadendo nel mondo. Risvegliare i dormienti utilizzando un film tragicomico con attori di livello mondiale. C'è la crisi per il cambiamento climatico, abbiamo un virus che ci tiene chiusi in casa, terremoti, tsunami, guerre e flussi migratori incontrollati. Le uniche informazioni reputate vere sono quelle che passano tramite TG nazionali, tutto il resto è da considerarsi una fake news. Andrà tutto bene, credeteci ancora. Possiamo fidarci della scienza, ma non di quella corrotta dagli interessi economici. Fino a un certo punto possiamo prendere informazioni dai mezzi che abbiamo a disposizione. Poi, quando la realtà è palesata, dobbiamo utilizzare la nostra mente e i nostri occhi senza fidarsi più delle parole altrui e delle informazioni potenzialmente filtrate che vengono distribuite per il popolo. Se alziamo la testa possiamo vedere la realtà, mentre se rimaniamo a testa bassa ci arriveranno solo le informazioni più adatte a noi. In pratica, questo film ci dice di pensare con la nostra testa e soprattutto che la sperimentazione, se utilizzata per scopi di lucro, non è da considerarsi una buona opzione. Agire prima che sia troppo tardi. Quindi, cosa potrebbe insegnare questo film? 1. Solo poche persone conoscono la verità. Tutte le notizie che arrivano al popolo sono potenzialmente false o filtrate. 2. I politici comandano, ma sono a loro volta comandati. 3. Le persone, per quanto competenti siano, faticano a farsi ascoltare senza l'appoggio dei media e della politica. Basti vedere la censura sui social attuale. 4. La politica si muove solo per comodità e non per il benessere del popolo. Il presidente decide di diffondere la notizia del meteorite solo quando esce uno scandalo che riguarda la sua vita privata. 5. Chi prova a dire la verità risulta scomodo e va in qualche modo eliminato. Nel film, addirittura, chi scopre la cometa viene additata come una pazza. In Italia e nel mondo, quali sono i dottori che sono scomparsi in questi anni? Ma soprattutto, pensate che quelli che la televisione vi mostra siano i più bravi? 6. Se c'è un generale che fino a ieri era sconosciuto, forse è solo uno specchietto per le allodole e non un simbolo da seguire.
7. Ci sono sempre più soluzioni da applicare, non c'è solo quella proposta dalla classe dominante. Il film finirebbe troppo presto se il protocollo di difesa non venisse bloccato dagli interessi economici. Meglio guadagnare con mezzi sperimentali che affidarsi a qualcosa che non darebbe guadagno a nessuno. 8. Anche i grandi scienziati possono essere corrotti e ingannati. 9. Bisogna pensare solo con la nostra testa. Detto questo, cosa dire di più? Buona, consapevole vita a tutti.